Partiamo dal ragionare insieme su che cos'è, come funziona e quali significati ha il ciclo mestruale nella vita di una donna. Cercheremo di andare anche un po' sul pratico. Innanzitutto imparare a capire quando il nostro e il vostro ciclo mestruale, che come vedete chiamiamo periodo in inglese, quindi questo ci fa capire che è una periodicità e sono alcuni giorni nella nostra vita in cui, per esempio, possiamo sperimentare dei sintomi di dolore, dei sintomi di sanguinamento che, fra virgolette, devia dalla normalità, quindi è importante comprendere quando il sanguinamento è troppo abbondante, perché, come vedremo, noi non possiamo tanto facilmente, come dire, misurare ciò che è normale da ciò che non è, perché comunque esiste anche un vissuto, esiste un narrato tra le generazioni, quindi se io ho avuto una madre e una nonna che hanno sempre avuto un ciclo che durava 10 giorni abbondante e doloroso, io credo che questo sia normale e invece normale non è. È sempre molto importante poi comprendere il ritmo del proprio ciclo mestruale e nel caso che esistano dei sanguinamenti al di fuori del periodo che è previsto per le mestruazioni, questo è anche un elemento critico perché ci consente di diagnosticare patologie di estremo rilievo. È un punto anche molto importante per il benessere della donna e quindi per me, per il benessere studentesco. Ricordatevi che le donne non è che vivono da sole chiuse nella cameretta del collegio a studiare, ma interagiscono con i loro colleghi e colleghe. Queste donne come si sentono quando hanno le mestruazioni, anche dal punto di vista non soltanto proprio di quello che accade a livello degli organi genitali, no? Ma anche a tutto tondo, come ci si sente fisicamente, come ci si sente mentalmente, i propri stati d'animo, le proprie emozioni. E nel femminile esiste una ciclicità anche di questi fenomeni e conoscerle è importantissimo perché ci aiuta a capire le nostre peculiarità, perché no, anche quei giorni che possono essere più o meno favorevoli nella nostra vita e se noi impariamo a conoscerli, poi impariamo a conviverci e li trasformiamo, diciamo così, questi giorni in giorni in cui, diciamo, una fragilità può invece diventare una risorsa. E dunque conoscersi in questa diversità non significa sentirsi più fragili, ma significa semplicemente essere in maggior controllo di noi stessi. Un concetto che vi voglio dare estremamente importante è che la donna in fondo è speciale, perché non so se voi avete mai riflettuto che noi abbiamo in comune con il maschile 4 segni vitali, che sono quelli in fondo che sono il respiro della vita e sono la nostra temperatura corporea, infatti purtroppo quando ce ne andiamo dall'altra parte del cielo, se qualcuno ci tocca siamo freddi, il battito cardiaco, la frequenza respiratoria e la pressione arteriosa. Ma la donna ha un altro segno che può essere considerato un segno vitale delle sue funzioni biologiche, che è la mestruazione. I maschi non ce l'hanno. E questa mestruazione noi generalmente la segnavamo ai miei tempi su un calendario, oggi voi la segnate su un'app, ma credetemi è molto importante tenerne traccia. E noi generalmente su una cartella clinica italiana scriviamo UM, ultima mestruazione, se ci parliamo in inglese, che ormai è la nostra lingua universale per certo verso, anche se il CTU vuole mantenere le specificità paese per paese, ricordatevelo sempre,
un unico contenitore con tante anime culturali diverse che si incontrano, lo chiamiamo LMB, Last Menstrual Bleeding, che è il primo giorno del nostro periodo che sarà caratterizzato da un ritmo, da un'intensità e da una durata. Queste tre informazioni dovete averle sempre chiare nella vostra agenda, perché tutto ciò che comporta questa variazione può associarsi a delle situazioni particolari che riguardano la nostra salute. Se noi vogliamo pensare un pochino in generale a quali sono le principali anomalie di questo ritmo che vi farò vedere, che possono richiedere una valutazione, è giusto sapere che il ciclo mestruale deve venire per la prima volta, massimo, intorno ai 15 anni. Ricordatevi che la prima mestruazione, che noi chiamiamo menarca, oggi in Europa più o meno viene tra gli 11 e i 13 anni e generalmente viene dopo circa 3 anni dallo sviluppo dei caratteri sessuali secondari peculiari, quindi delle mammelle, quello che noi chiamiamo telarca. È importante questo aspetto, quindi ricordatevi la data della prima mestruazione della vostra vita, il menarca, e un'altra cosa che se non sapete dovete fargli dire da mamma, da nonna. Generalmente i pediatri scrivono su una scheda di una ragazzina che si sta sviluppando questa data, è molto importante averla, perché ricordatevi che questa data è l'alfa della nostra vita riproduttiva, cioè è la data prima più importante della storia che scriveremo, di come noi saremo da un punto di vista della nostra fertilità, dei nostri fattori di rischio. E tanti studi hanno messo in connessione questa data, questa epoca, questa età della prima mestruazione con dei benefici e, passatemi il termine, dei malefici per la nostra salute, non solo riproduttiva ma anche generale. Ricordatevi che se una donna ha dei segni di iperandrogenismo, cioè di irsutismo per esempio, che cosa vuol dire? Vuol dire che ha un qualche disequilibrio nel suo equilibrio ormonale. Gli ormoni principi della riproduzione femminile, vi farò vedere, sono gli estrogeni, che sono presenti nella donna dall'alfa, la prima mestruazione, all'omega, che è l'ultima, quella che ci verrà più o meno in Europa intorno ai 50-51 anni e che noi chiamiamo menopausa, un'altra data molto importante da tenere a mente per se stessi. È chiaro che a 20 anni non pensi alla tua menopausa, ma per esempio conoscere la data della menopausa della propria mamma o della propria nonna è estremamente importante e anche questo lo vedremo insieme. Però dobbiamo ricordarci che gli ormoni estrogeni derivano in fondo dagli ormoni androgeni, che sono gli ormoni più tipici dei maschi, ma che anche noi donne abbiamo un pochettino. Non dobbiamo averli in eccesso. Se li abbiamo in eccesso, purtroppo sviluppiamo dei sintomi che sono un po' specifici nell'adolescenza, come l'acne. L'acne viene per tanti motivi, quindi non solo per gli ormoni maschili, mentre invece, vedete, l'irsutismo è il segno che noi guardiamo. L'irsutismo che cos'è? È avere una peluria in quelle zone dove una donna non dovrebbe averla. Quindi è normale col nostro sviluppo avere la peluria a livello del pube, tant'è che chiamiamo questo momento pubarca quando in entrambi i sessi si formano i peli nelle zone genitali. Poi li possiamo sviluppare nelle ascelle, possiamo averli più o meno nelle braccia, nelle gambe. Se ne abbiamo troppi in quelle zone lo definiamo ipertricosi. Ma se i peletti li abbiamo a livello del viso, a livello della pancia, a livello della radice della schiena e così via, questo non è normale. A maggior ragione
se il ciclo non è ancora venuto. Dobbiamo ricordarci oggi che il ciclo poi può ritardare per una serie di fatti che hanno a che fare con uno stile di vita che talvolta colpisce già le giovanissime in un senso di restrizione del comportamento alimentare o per esempio di un eccessivo esercizio fisico. È chiaro che la medicina dello stile di vita oggi ci orienta a mangiare bene, a mangiare bio, a nutrirci in armonia con il ritmo delle stagioni, con dei cibi cosiddetti a chilometro zero, quindi non processati, non elaborati. Questo è una cosa benefica, meravigliosa, però non dobbiamo avere degli eccessi. Talvolta già le giovanissime sviluppano dei disturbi del comportamento alimentare che non sono solo le ragazze che pesano 30 kg ed è chiaro che le guardiamo in strada e sappiamo che quelle ragazze hanno un disturbo. Ricordatevi che esistono tutta una serie di disturbi del comportamento alimentare sotto soglia o che sono invisibili, come per esempio fare una buffata e poi per 2 giorni digiunare, oppure, ahimè, indursi il vomito. Questo non ci porta a scendere di peso, non ci porta ad avere un aspetto chiaro e netto di sofferenza. Questo può insorgere soprattutto nell'adolescenza, nell'età giovane adulta, ma in alcuni soggetti oggi può insorgere anche nei primi anni nel quali oggi noi debuttiamo un pochino nella nostra vita, quindi siamo più precoci in tanti aspetti e già una ragazza intorno agli 11-12 anni, soprattutto in questo mondo di immagine, di social, di confronto e anche di pressioni a performare, a essere in forma, quindi bene fare lo sport, bene mantenersi in esercizio, ma non dobbiamo esagerare. E dunque, se noi lo facciamo, questo è un segnale che l'organismo è in riserva, che non ha le energie necessarie per riprodursi. Quindi occorre fare attenzione a questi aspetti. E poi naturalmente c'è il grosso capitolo delle regolarità del ciclo. Ricordatevi che non è normale avere un ciclo, per esempio, troppo corto. Il ciclo mestruale viene ogni 28 giorni perché le donne hanno un ritmo cosiddetto lunare, quindi noi mediamente abbiamo una mestruazione che dovrebbe venire tra i 24 e i 32 giorni. È certamente patologico avere un ciclo che viene ogni 3 settimane oppure avere un ciclo che supera le 2-3 settimane di ritardo, quindi viene oltre i 45 giorni. Per questo che è così importante segnare la data della mestruazione. Non parliamo proprio se abbiamo dei periodi più lunghi, quindi più di 90 giorni, quindi dei cicli che saltano 2-3 mesi. Queste condizioni si chiamano oligo o amenorrea, oligoamenorrea o amenorrea, dal greco pochi cicli o assenza di cicli, e questo è fondamentale perché ricordiamoci sempre che poi se il ciclo non è regolare e non abbiamo fatto attenzione alla nostra frequenza e ai giorni in cui abbiamo dei rapporti liberi non protetti, può essere davvero più difficile tenere sotto controllo la propria funzione riproduttiva, ma anche, come vi dicevo all'inizio, ci può essere un'instabilità dal punto di vista fisico, dal punto di vista emotivo e dunque certamente c'è qualcosa che non va. E un altro grande capitolo è invece l'abbondanza dei cicli mestruali. Ricordatevi che in quella R prima avevamo il ritmo e poi avevamo intensità e durata. Spesso intensità e durata vanno a braccetto del nostro periodo perché è più frequente che un ciclo che sia più lungo dello standard. Lo standard è in media 3-5 giorni, ma diciamo che la patologia è quando il nostro ciclo ci dura più di 7 giorni e vedete che è più patologico di pensare che un ciclo ci duri solo 2 giorni. Ricordatevi che
ho usato la parola ciclo per definire la mestruazione. A volte la parola ciclo noi la usiamo anche per definire lo spazio che intercorre tra il primo giorno di una mestruazione e il primo giorno della mestruazione successiva. Come vi dicevo, non è facile misurare questo, sì, possiamo dire 7 giorni, ma l'intensità del ciclo può essere difficile da valutare. Possiamo valutarla guardando quanti assorbenti o tamponi protettivi possiamo consumare nell'arco di una giornata, proprio perché sentiamo la necessità di cambiarci per non trovarci in delle situazioni di disagio. Talvolta li cambiamo anche per igiene, naturalmente, però fare una stima può essere anche una cosa utile, ricordando sempre di ragionare e di avere questa informazione per quanto riguarda la storia familiare di sanguinamenti eccessivi anche nella vita di mamma e nonna, e perché questo può essere una spia molto fedele di patologie latenti, per esempio del sistema della coagulazione, che è quello che ci permette di bloccare nel giro di poco, come avrete forse sperimentato qualche volta quando vi siete fatti male, e in un tempo molto breve. E quindi anche noi stessi, se abbiamo per esempio una storia di sangue da naso, che è una cosa molto comune ai tempi delle medie, nel periodo dello sviluppo o degli ultimi anni degli elementari, oppure un sanguinamento gengivale quando ci spazzoliamo bene bene i denti, ecco, queste cose ci possono funzionare da indicatori di una patologia che magari era latente, non ci eravamo mai resi conto ed emerge con i primi cicli mestruali. E questo è bene saperlo. Che cosa accade nel momento in cui noi ci sviluppiamo e sviluppiamo quella funzione che noi chiamiamo ciclo mestruale? Ricordatevi, e ve lo farò vedere, che il ciclo mestruale è una, diciamo, musica che dura 28 giorni, e la partitura di questa musica è data dal nostro sistema nervoso centrale. Quindi noi dobbiamo pensare che è il cervello che a un certo punto, nell'arco del nostro sviluppo, decide che è ora di mestruare. In fondo mestruare significa debuttare nel mondo della vita adulta, e se ci pensate è anche corretto che questo avvenga, perché a un corpo adulto fisico, con questo segnale della mestruazione e poi della fertilità, deve corrispondere anche un cervello che va incontro a uno sviluppo psicoaffettivo, psicosessuale e cognitivo, naturalmente, che ci consente di gestire, di venire a termine con una funzione così nuova per noi, che è da un lato l'acquisizione dei caratteri sessuali secondari, e quindi l'idea che il nostro corpo ci serva per andare incontro a un partner, ma dall'altra parte, ancora più importante, la preparazione all'idea che dobbiamo gestire una funzione meravigliosa ma anche critica, che è la funzione riproduttiva. Cioè ricordiamoci che nel ciclo mestruale ogni mese la donna ha un potenziale creativo di maternità, e quindi ogni mese l'organismo comincia a generare dentro la biologia della donna un progetto che naturalmente, se non abbiamo dei rapporti liberi e non protetti, fallisce e ci dà origine alla mestruazione. Gli ormoni della riproduzione, che adesso andremo a vedere, non fanno nient'altro che rispondere ai comandi del cervello, stimolano il nostro utero a produrre un tessuto che noi chiamiamo endometrio, che diventa sempre più spesso, ed è un tessuto che in fondo serve ad accogliere il prodotto del concepimento nel caso che questo uovo rilasciato dalle ovaie al momento di quel fenomeno che noi chiamiamo ovulazione sia fecondato. Questo uovo viaggia dall'ovaio all'utero, adesso vediamo qualche poi immagine, e
può incontrare ovviamente gli spermatozoi depositati in vagina che risalgono controcorrente all'interno delle vie genitali femminili per raggiungere questi condotti che, diciamo, legano la funzione riproduttiva ovarica, cioè il rilascio della cellula uovo fecondabile, che in genere è un fenomeno che dura 24 ore, questa possibilità di fecondare, e dall'altra parte con invece il ciclo, chiamiamolo mestruale vero e proprio, che è quello agito dall'utero, e chiaramente quando la gravidanza non c'è, l'uovo non si fertilizza, il corpo percepisce che il progetto è fallito e questa mucosa che è cresciuta si stacca per un meccanismo ormonale e meccanico dall'interno dell'utero, fuoriesce nella vagina e quello è il nostro sangue mestruale, quello che noi chiamiamo mestruazione e quello che chiamiamo periodo. Pensate cosa doveva essere quando ancora non avevamo scoperto nulla dei meccanismi della riproduzione e della fertilità, vedere una donna sanguinare periodicamente e poi a un certo punto fermare questo sangue, insomma, una donna che sanguinava e non moriva, no? Se ci pensate, non era un'emorragia che portava a qualcosa di negativo, come una ferita, per esempio, di guerra. E questo vi deve far capire anche perché nei secoli sono cresciuti così tanti miti e tabù sulla mestruazione, no? La mestruazione come in fondo un evento magico, come un evento che ci porta a essere in alcune culture ancora adesso considerate impure. Io sono nata al sud dell'Italia e il sud dell'Italia mi trasmetteva la mia nonna una mitologia sulla mia impossibilità di toccare le piante, ma già Plinio il Vecchio diceva che se una donna era mestruata, se guardava in uno specchio, la faceva appannare. Capite quindi che questa mitologia ce la portiamo anche un po' dietro e da un lato quindi la mestruazione come un fenomeno magico, potente, e dall'altro come un qualcosa che la donna ha e che forse è anche giusto nascondere, che è anche giusto in qualche modo, diciamo così, mascherare. Dobbiamo fare delle riflessioni su questo. Vedete che il cervello accende il suo direttore d'orchestra, giusto sapere che è un fenomeno cerebrale. Io ci tengo moltissimo sempre che i miei pazienti, i miei studenti comprendano che stare bene con se stessi, essere in equilibrio sul versante del metabolismo, sul versante dello stress. Io voglio rimanere generica, ma qualche schema bello è giusto che ve lo porto per farvi capire la complessità di questo meccanismo che diciamo è dormiente quando dalla nascita alla nascita è un meccanismo che è un po' attivo perché è ancora attivato dai segnali che derivano dalla madre, no? Poi il neonato come nasce mette questo sistema dormiente e noi siamo solo bambini, no? Sì, certo, siamo maschietti, femminucce, però insomma siamo ancora un po' amorfi, no? Dal punto di vista della nostra identità sessuale di genere, no? Perché ci assomigliamo maschietti e femminucce, poi pian pianino qualcuno ci attribuisce una casacca rosa, una casacca azzurra e dovremmo sempre di più pensare che poi magari nella adolescenza, dell'età giovane adulta, questa casacca possa diventare anche arcobaleno. Questo è già più difficile pensarlo, però dobbiamo imparare a pensarlo perché è chiaro che la biologia va a braccetto con la psiche e questo noi lo dobbiamo capire proprio perché l'acquisizione del ritmo riproduttivo avviene nel cervello e quindi al momento della pubertà poi in realtà noi strutturiamo il nostro ritmo che vedete è dato da una serie di attori che variano nel ciclo mestruale, sono degli ormoni che si chiamano gonadotropine, una è l'FSH che fa crescere questi follicoli che negli ovai contengono
la cellula uovo, e l'LH, che è una specie di segnale acuto, lo vedete lì in rosso, che in pratica questo uovo lo fa scoppiare, lo libera da questo scrigno magico e lo immette nelle tube per quell'incontro con gli spermatozoi. E vedete che è un ritmo che viene dato da questo segnale che si chiama GnRH, ormone rilasciante le gonadotropine, che sta nel cervello, sta nell'ipotalamo e acquisisce tutta una serie di segnali e in base al ritmo, è per questo che vi ho detto che è una partitura, è una musica, immaginatevi il GnRH, io potrei dire in Italia come Riccardo Nuti della riproduzione, dà i segnali che permettono alle cellule in modo pulsatile di rilasciare questi ormoni. Allora voi capite che questo ritmo è bello, è preciso, ma è anche estremamente delicato. È delicato perché per riprodursi, ricordatevi, e questo vale per uomini e donne, è chiaro che le donne sono un po' più speciali, perché? Perché le donne hanno questo ciclo mensile che il maschio non ha. Il maschio nel momento in cui si sviluppa è sempre un pochino uguale a se stesso. Ogni giorno una corte di spermatozoi viene messa in moto per maturare, questa maturazione ci mette circa 2 mesi e mezzo e ogni giorno il maschio, se dovesse eiaculare, emette, se sta bene, milioni e milioni di spermatozoi, capite? Una diversità incredibile rispetto al femminile che invece emette un uovo ogni mese. E questo lo fa perché? Perché il cervello regola la pulsatilità degli ormoni e a un certo punto mette in modo fasico e non tonico, cioè quindi mentre il maschio è tonico ogni giorno è uguale a se stesso, ha questo rilascio anche lui delle gonadotropine che servono a produrre il testosterone nella gonade maschile, il testicolo, e a produrre gli spermatozoi, mentre nella donna, capite, il meccanismo è più sofisticato e porta a un segnale, diciamo, positivo di rottura che è quello dell'LH. Però ricordatevi che è il cervello che decide, leggendo come ci sentiamo all'interno del nostro corpo, immaginatevi quanti zuccheri abbiamo nel sangue, quanti grassi abbiamo nel sangue, come stiamo da un punto di vista fisico generale e legge anche come stiamo all'esterno. Chiaro che se io ho un dispiacere, sono sotto pressione per qualunque motivo, questo accade molto spesso agli studenti, soprattutto quando magari devono inserirsi in una nuova città, in un nuovo contesto collegiale, con dei compagni in una casa condivisa, lontano dalla propria famiglia d'origine, si cambiano anche le abitudini alimentari, di vita, c'è lo stress di performare, oppure anche nella nostra vita affettiva, nell'adolescenza, nella vita giovane adulta, ci sono i grandi amori, le grandi passioni, qualche volta possono finire, ci sono le relazioni amicali, qualche delusione, il miglior amico, la migliore amica. Quindi tutte queste cose che ci sembrano lontane dall'usero, in realtà hanno un ruolo colossale ed è questo quello che fa parte di un bagaglio culturale che voi dovete avere per comprendere l'importanza di essere in equilibrio con voi stessi, con gli altri, con l'ambiente che ci circonda, perché anche i tossici ambientali, anche i cambiamenti climatici possono giocare un ruolo. Ecco allora che voi vedete tutto in uno questa musica. Vedete il ciclo ormonale, vedete l'ovaio che fa crescere il nostro uovo fino a scoppiare e vedete questo duetto magico tra due fasi. La donna ha due fasi nello spazio tra le due mestruazioni. Una fase in cui progetta, in cui qualcosa cresce, vedete cresce l'endometrio all'interno dell'utero, cresce il follicolo all'interno dell'ovaio, poi l'uovo scoppia, questo uovo viaggia e va a cercare la sua strada, non trova lo spermatozoo, è chiaro che non può annidarsi in quel bel endometrio, lo vedete più spesso che si sta preparando, grazie all'azione di un ormone
che entra in campo solo nella seconda metà del ciclo. Se volete imparare qualche parola tecnica, noi chiamiamo i primi 14 giorni del ciclo mestruale fase follicolare, i secondi li chiamiamo fase luteale, oppure possiamo anche chiamarli fase proliferativa o fase secretiva. Noi dividiamo il ciclo mestruale in queste due fasi speculari, perché dura 28 giorni, come vedete, in un mondo ideale. È chiaro che questo fenomeno, vi farò vedere, può venire prima o dopo se abbiamo dei problemi, quindi bisogna stare molto attenti a pensare che sia sempre così, perché non è vero, però sicuramente sulla carta da libro noi abbiamo questo duetto di questi due ormoni che parlano al corpo della donna, servono alla riproduzione, ma come vedremo fanno anche delle cose a livello di tutti gli altri organi e apparati. Un dato molto importante che dovete conoscere, perché conoscete voi stessi in questo modo, è il fatto che sotto l'azione di questo ormone progesterone, che è quello che ci prepara in fondo alla gravidanza, a sostenere la gravidanza nei primi momenti in cui la gravidanza si sviluppa, è un ormone calorigeno. Quindi la nostra temperatura corporea interna, che vi ricordo generalmente è intorno ai 36 gradi e mezzo, tende a salire di un pochetto. E questa salita ci dice che l'ovulazione è avvenuta, quindi può essere normale per alcune persone sentire un po' di temperatura nella seconda metà del ciclo. Ricordatevi che determinare la propria temperatura corporea interna si può determinare per esempio mettendo un termometrino piccolino in bocca, quindi non è uguale che a metterlo sotto l'ascella. Adesso poi ci sono i termometri elettronici che prendono la temperatura naturalmente, ma ricordatevi questa è la temperatura interna, basale del corpo. Beh, è una delle metodologie più semplici di, diciamo, metodologie naturali che noi abbiamo per fare contraccezione. Guardate che bella l'ovulazione, ci tenevo tanto a farvela vedere. Queste sono delle ovaie che stanno emettendo la cellula uovo, la nostra cellula della vita. Perché ho voluto farvelo vedere? Per farvi capire che l'ovulazione è un fenomeno che avviene certamente nelle ovaie, sempre sotto il controllo del cervello, ricordatevelo, ma ve la faccio vedere perché è un fenomeno infiammatorio di rottura della capsula di questo organo. Questo può associarsi a dolore, quindi la donna può avere dolore durante la sua fase ovulatoria, quindi intorno al 13° 14° giorno del ciclo, può esserci anche una piccola fuoriuscita di liquido, questo può dare irritazione, per esempio, al nostro intestino, alle nostre funzioni urinarie, questo può essere un dolore diffuso dall'ombelico in giù. Quanto più questo fenomeno ovulatorio è forte. A volte ci sono delle donne che hanno più dolore con l'ovulazione che con la mestruazione, proprio perché vedete che l'ovaio si rompe, l'ovaio con la struttura bianca fa fuoriuscire il suo follicolo con l'ovetto che vedete è un pianeta, è una cellula rotonda molto grande che non ha una grande capacità di muoversi da solo, ma viene spinto poi nelle tube a incontrare lo spermatozoo. E questa ovulazione è un fenomeno infiammatorio, ma è giusto che voi sappiate che la mestruazione lo è ancora di più. Perché? Perché nel momento in cui questa mucosa cade, noi rilasciamo tantissime sostanze dell'infiammazione. Queste sostanze, per non entrare in qualcosa di troppo tecnico, però è giusto che voi sappiate che quanto più io ho il ciclo abbondante, quanto più io ho il ciclo che ha portato a una fase secretiva potente, quindi che mi ha fatto produrre tanta mucosa interna dell'utero dell'endometrio, quanto più questo ciclo è così, tanta più infiammazione io ho. Però quello che vi devo insegnare o vi devo informare e formare, che è meglio secondo me come parola, è il fatto che se io ho tanta infiammazione nell'utero, mese dopo mese,
io accumulo tanta infiammazione nel mio organismo in generale e ci sono molte condizioni di salute dell'essere umano che derivano da uno stato ripetuto infiammatorio. Cosa voglio dire? Voglio dire che nell'avere la mestruazione abbondante e dolorosa io non ho soltanto un problema del mio utero, ma posso sviluppare altre patologie del dolore, per esempio la cefalea, per esempio la fibromialgia, che significa sentire dolore in tutto il corpo a livello dei muscoli e avere uno stato di tensione che poi da fisica si trasforma in emotivo. Vuol dire sentire dolore nell'urinare, quindi una vescica urente. Significa sentire dolore a livello gastrointestinale, che può trasformarsi in un intestino irritabile e così via. Potremmo parlare delle ore. Significa attivare anche di più il proprio sistema immunitario, quindi essere più vulnerabile alle malattie autoimmuni o a malattie periodiche che si accompagnano a un peggioramento con le mestruazioni. Voi capite che dove c'è infiammazione c'è stimolazione del sistema immunitario e se io ho familiarità, per esempio, per questo tipo di patologie che sono più frequenti nelle donne, io attraverso questa abbondanza e questo dolore della mestruazione, io amplifico questa mia vulnerabilità. Ecco, è capire che non è normale avere una mestruazione abbondante e dolorosa. Come chiamiamo il dolore delle mestruazioni? Lo chiamiamo dismenorrea, mestruazione dove c'è qualcosa che non va. Ricordatevi che può essere presente già fin dalle prime mestruazioni, in genere dai 6 ai 24 mesi dopo lo sviluppo, generalmente prevedibile e dura da un giorno fino anche a 3 giorni, come un dolore, come un crampo, come delle fitte, come un mal di schiena, come un mal di gambe, può associarsi anche a dei sintomi come la nausea, il vomito, la diarrea e può chiamarsi primaria e secondaria a seconda che non si sia capaci di identificare una causa organica. Perché io ve ne parlo? Perché è molto importante ricordarvi che a volte quando noi siamo più giovani, quindi in genere sotto i 18-20 anni, esiste una patologia, ma ancora non la vediamo. Perché? Perché questa patologia per manifestarsi ha bisogno che vengano tanti cicli mestruali, perché è proprio una patologia che è legata alla mestruazione. E quindi quando una giovanissima ha dolore, non dobbiamo dire è normale, ce l'aveva anche mamma e nonna, ma dobbiamo cercare di controllarlo il dolore, anche a volte solo con degli antinfiammatori, a volte con delle terapie più specifiche. Quindi se dopo un annetto dallo sviluppo questo dolore è presente, noi dobbiamo rivolgerci al nostro medico di riferimento. E quindi è anche importante sapere queste cose per fare sempre un passaggio di consegna di testimone corretto delle informazioni. E nel momento invece in cui vengono diagnosticate delle patologie, essere sempre capaci di gestirle nel modo migliore possibile in centri di riferimento. Perché? Perché queste patologie, che sono del dolore, possono poi avere molti risvolti per la salute riproduttiva generale e quindi vanno trattate con cura. Questo è uno schema che vi riassume tutto quello che vi ho detto e voi potete impararlo, è lo schema che internazionalmente viene utilizzato, vedete che una può farsi il suo schemino, frequenza, durata, regolarità, un flusso dandosi un valore 1, 2, 3, leggero, normale, abbondante, se ci sono delle perdite a metà ciclo, se sono prevedibili, se non sono prevedibili, se vengono appena prima della mestruazione, se vengono al momento dell'ovulazione, se vengono dopo. Perché vi dico questo? Perché queste informazioni ci guidano, perché quando voi venite a parlarmi perché avete qualcosa che non va, quanto più voi siete precise, tanto più io vi posso
aiutare o quelli come me vi possono aiutare. E soprattutto è molto importante capire se ci sono delle perdite di sangue quando noi assumiamo delle sostanze ormonali, come per esempio le metodologie contraccettive che utilizziamo. Vedete che le patologie che possono interessare l'utero sono tante, possono andare da patologie funzionali a patologie organiche e non devono mai essere sottovalutate. Quindi possono riguardare l'ovulazione, possono riguardare il buon funzionamento dell'utero, possono riguardare la coagulazione, come vi ho detto prima, possono interferire con la possibilità di avere una gravidanza, perché alcune patologie si localizzano nell'utero e dobbiamo sempre ricordarci che dietro un sanguinamento, è chiaro che questo è meno frequente nella donna giovane ed è più frequente nella donna dopo i 35-40 anni, i sanguinamenti possono accompagnarsi ad un rischio tumorale. Quindi non bisogna avere paura, naturalmente, ma non bisogna mai sottovalutare un sanguinamento troppo abbondante o cosiddetto anomalo che può avvenire fuori dal periodo. E per concludere questa parte è giusto che io vi dica che la parte più bella del comprendere il periodo è quella che riguarda gli effetti che gli ormoni hanno su altri organi e apparati, quindi non solo sull'utero. Il picco degli estrogeni ci fa ovulare, il progesterone ci prepara l'utero alla gravidanza, ma ricordatevi che questi stessi ormoni, che in fondo sono influenzati dal cervello, come vi ho detto, sono a loro volta capaci di influenzare il cervello e ci possono dare dei sintomi periodici sul versante fisico, emotivo e cognitivo. Questi sintomi periodici noi li chiamiamo sindrome premestruale, PMS, Premenstrual Syndrome, o disturbo disforico della fase premestruale, cosiddetto PMDD. Vedete che sono due disturbi distinti perché, se ci pensate, dal 20 al 40% delle donne può essere capace di riferire: ah, mi sento qualcosa che non va prima delle mestruazioni. Quindi è una cosa anche abbastanza comune, ma la forma più severa, che è quella che coinvolge la sfera emotiva cognitiva, a seconda degli studi, dell'età della vita, diciamo che nell'età giovanile è meno frequente, quindi si va da un 3% nella fascia di età, diciamo dai 18 ai 30 anni, e a un 8% nella fascia di età sopra i 30-35 anni, in cui questi sintomi sono veramente invalidanti e interferiscono con la qualità della nostra vita. Come possiamo capire che questi sintomi esistono e che in qualche modo ci influenzano? Tenendo un bel diario. Oggi avete sempre quelle mitiche app e noi possiamo avere delle app dove riportiamo i principali sintomi che possiamo riconoscere e avere un'associazione temporale con le fluttuazioni ormonali della fase del ciclo. Ricordatevi che quindi gli ormoni dell'ovaio si comportano come degli ormoni nervosi, cosiddetti neurosteroidi. Il tutto deve essere sempre equilibrato con quella minima componente androgenica che anche noi donne abbiamo e che non deve essere in eccesso, come abbiamo detto, perché altrimenti ci dà i sintomi di iperandrogenismo. Un po' di sani androgeni dobbiamo averli anche noi, perché questo ci consentono quella giusta assertività che anche il sesso femminile ha e il sostegno delle attività, per esempio, muscolari, ossee, cerebrali, che sono legate al segnale androgenico. Vedete in questa diapositiva ci sono tutti i possibili sintomi. La sindrome premestruale generalmente è caratterizzata da almeno un sintomo emotivo o un sintomo somatico, è per questo che poi è così comune, perché chi di noi non ha una sensazione di gonfiore, magari di tensione mammaria, di cefalea, di dolore dappertutto, di sensazione di avere male alle ossa, alle articolazioni, sentire che si prende 1,2 kg di peso, un po' di voglia di solitudine, un senso di volersene stare un po' cuccia, noi diciamo, un po' tranquille, perché in fondo ci sentiamo un po' giù o siamo confuse, ansiose, un po' arrabbiate.
litighiamo, rispondiamo. Questo certamente ci può invalidare, però in genere ce la caviamo, d'accordo? Il problema è quando abbiamo sicuramente un sintomo emotivo importante di irregolarità del tono dell'umore, di nervosismo severo, di depressione severa, di ansia severa, cioè non ci alziamo dal letto per andare a fare un esame, non ce la sentiamo di andare a lavorare e di affrontare il pubblico, gli altri. E anche ovviamente sintomi fisici, devono esserci almeno 4 dei sintomi fisici, la voglia di abbuffarsi, il non riuscire a sentirsi bene nel proprio corpo e così via. E questo è veramente molto molto severo. Insieme a questa sindrome premestruale o disturbo disforico della fase luteale è giusto che io vi dica che c'è un disturbo periodico anche molto importante e invalidante, che è comorbido con la sindrome premestruale e che è una speciale forma di cefalea che noi chiamiamo emicrania. Le donne ne soffrono più dei maschi, un rapporto 3-1, proprio perché questa emicrania si può associare alla fase premestruale e mestruale. Questa emicrania è una cefalea che può durare anche 3 giorni, un dolore che pulsa, lo vedete, nella stella, nausea, vomito, fastidio alla luce, ai rumori, agli odori e non riesco a lavorare. Questo non è un banale mal di testa, bisogna imparare a riconoscerlo, bisogna imparare a tracciarlo nella fase del ciclo in cui è e, ove possibile, portarlo all'attenzione del medico specialista, perché può peggiorare di anno in anno e può interferire fortemente con il nostro benessere e anche la nostra performance psicofisica e sociale. La donna è più vulnerabile per le fluttuazioni ormonali e si ritiene anche per fattori psicosociali, perché la donna sente molto, forse più del maschio, il suo essere multitask, soprattutto nel correre dell'età, quando anche, oltre al compito lavorativo, anche dei compiti aggiuntivi legati alla casa, alla famiglia, alla cura dei propri cari e così via. Per concludere, è giusto che io vi faccia riflettere su un punto, sperando che vi sia interessato questo viaggio nella mestruazione, che le donne di 100 anni fa, quindi immaginatevi prima di aver cambiato la nostra vita, sia con il diritto al voto, l'introduzione nel mondo del lavoro, che nei vari paesi è avvenuto in tempi diversi e che ci ha portato a essere le donne che siamo oggi, anche grazie all'aver potuto, diciamo così, decidere quando, come e con chi fare il nostro progetto riproduttivo, ci ha portato degli importanti cambiamenti. Perché se ci pensate, la mia bisnonna aveva figli presto, aveva molte gravidanze e aveva molti allattamenti e aveva molte meno mestruazioni. Ricordatevi che la data della prima mestruazione si è spostata negli ultimi 100 anni, si ritiene, perché abbiamo più substrati energetici, abbiamo più stimoli di natura psicosessuale e quindi maturiamo prima rispetto al passato. E questo ovviamente ha cambiato la struttura naturale dell'esposizione agli ormoni della donna. La donna oggi si riproduce più tardi, abbiamo l'età media in Italia per esempio intorno ai 32 anni e ha tante più mestruazioni perché ha tante meno gravidanze, perché ricordatevi che durante la gravidanza non si mestrua, durante l'allattamento non si mestrua. La data della menopausa invece è rimasta fissa intorno a 50 anni e questo si ritiene che non sia casuale, potrebbe anche essere casuale, ma si ritiene che abbia una finalità, nel senso che dopo i 50 anni è troppo pericoloso per una donna riprodursi, perché questo voi dovete sempre pensare che ci vuole un equilibrio, cosiddetto trade-off, un bilancio tra il fatto di mettere al mondo un'altra vita
e il poter mantenere la propria, perché comunque la specie umana è la più incompetente di tutte alla nascita, quindi ha bisogno di una madre sana che la nutra, che la supporti, di un contesto di supporto. Prima che ce ne andiamo con le nostre gambe, come voi sapete, dobbiamo compiere almeno un anno e mezzo, non è come i nostri gattini o i nostri cagnolini. E questo è un punto importante. L'altro punto è che una donna deve essere in buona salute per poter riprodursi, per poter avere un bambino sano. Quindi dopo i 35-40 anni noi abbiamo una serie di gravidanze che purtroppo non vanno a buon fine, possono terminare in un aborto spontaneo, possiamo dover avere la sfortuna di avere a che fare con patologie molto complesse dello sviluppo dell'embrione. Possiamo non riuscire più ad avere un bambino. Questo è uno stop che la natura ha messo di proposito. Comunque quello su cui voglio farvi ragionare è che le donne del passato avevano soltanto circa 160 periodi nella loro vita, dai 12 ai 51 anni, dall'alfa all'omega della riproduzione. Oggi noi ne abbiamo circa 450 e non so se avete mai pensato che passiamo circa 7 anni con il nostro periodo, perché 5 giorni di media per 13 cicli all'anno per circa 40 anni fa più o meno questa cifra. Vedete quindi che conoscere il proprio ciclo mestruale è importante, perché 7 anni della nostra vita sono davvero tanti. E in questo quindi noi dobbiamo pensare che cosa? Che avendo più mestruazioni rispetto alle nostre bisnonne, noi abbiamo più rischi di sviluppare quelle patologie che dipendono dalle mestruazioni. E quindi forse in una logica di riprodursi più tardi e di stare meglio, diventa ancora più importante cercare di ridurre la quantità di flusso mestruale, di ridurre il dolore e a volte, non stupitevi, anche di mestruare meno rispetto a una volta al mese. È chiaro che se una donna sta benissimo con le sue mestruazioni e non fa parte di questo gruppo, tra virgolette, di sfortunate, può mestruare, stare bene, non ha tanta infiammazione. Ma le donne invece che rilasciano tante infiammazioni, come quelle con la dismenorea, col sanguinamento eccessivo, con queste patologie organiche che danno la dismenorea secondaria, come l'endometriosi, che è una parola che avete già sentito, adesso in un minuto vi faccio vedere che cos'è, il dolore nella sessualità, una parola oggi che si sente tanto, soprattutto sui social, la vulvodinia, il dolore dell'ingresso della vagina, quindi a livello della vulva, del vestibolo, quella vescica dolorosa, avere sempre la cistite, avere l'urgenza a fare la pipì. È chiaro che se noi mestruiamo tanto, se siamo portati ad avere questi disturbi, non parliamo poi del mal di testa con le mestruazioni, noi lo abbiamo sempre di più. Quindi avere meno cicli significa avere più salute e avere meno dolore sistemico. E poi c'è l'ultimo punto, che è chiaro che per uno studente magari ha a che fare con quello che sta vivendo la sua mamma, che è l'omega, la menopausa, che è l'ultima mestruazione, ultimate bleeding in questo caso, o last menstrual period, che è un fenomeno che ha una grande variabilità cronologica. Può venire anche prima dei 50-51 anni, dipende dal fatto che l'ovario ha esaurito le sue cellule uovo e quindi i suoi follicoli, e dipende da un'instabilità del sistema neuroendocrino di quel cervello che regola tutto. Ricordatevi che la menopausa è una carenza di ormoni. Un pochino scendono gli androgeni, è del tutto esaurito il progesterone, perché il progesterone è l'ormone della fertilità e l'ovulazione è l'ormone dopo l'ovulazione, e poi quando la menopausa è definitiva, cioè è passato un anno dall'ultima mestruazione, noi non abbiamo più estrogeni nel nostro organismo e questo ci può comportare delle conseguenze per la salute generale e magari questo è un tema che si può affrontare in un altro webinar. Oggi ci concentriamo di più sulla vita giovanile, sulla vita giovane adulta.
Però è importante sapere che questo è un fenomeno che ci accompagna, che viene, che può durare anche tanto tempo, ci può rendere molto instabili e ci può creare tanti problemi come donna. E qualche volta, quando viene un po' anticipata, può anche coincidere con un desiderio di una maternità a 40-42 anni che purtroppo non può essere soddisfatto.